Ciao a tutte, nuovo tutorial, questa volta un portaocchiali molto semplice, lo possono realizzare veramente tutte, anche le meno esperte, molto facile, con un bel punto foglia, con un cordino che si lavora con il 3,5-4 uncinetto, un piccolo bordino con maglia bassa, l'ho foderato, vi faccio vedere. Facile, ho messo questi bottoncini, vi farò vedere come si mettono. Ho realizzato questa piccola applicazione in sutace che io adoro. Poi per chi non ha la macchina da cucire può cucire a mano tranquillamente, però è molto comodo anche per gli occhiali. Adesso devo fissarla ancora l'applicazione, l'ho soltanto appuntata, però guardate, molto carino, molto carino. Poi potete prendere la misura, oggi non ci prendo, potete prendere la misura del vostro occhiale, potete farlo più largo, più ampio, più stretto, insomma è facile, molto semplice, ripeto, adatto a tutti, non bisogna essere esperte per fare questa piccola diciamo pochette portaocchiali molto carina. Ora passo a farvi vedere i materiali e subito al tutorial. Vi ricordo di iscrivervi ai gruppi che ho sotto, vi ho lasciato in elenco, e attivate la campanella perché spesso mi dite che non vi arrivano la notifica dei tutorial, però attivate la campanella. Passo subito ai materiali. Allora, per quanto riguarda i materiali, ho usato un cordino tie che si lavora col 3,5/4 di uncinetto, molto semplice. Voi lavorate con quello che avete in casa senza problemi, non è che dovete fare super acquisti, me lo dico perché a volte abbiamo in casa qualsiasi materiale, si può insomma poi lavorare. E per un portaocchiali io propongo questo, ma voi potete proporre quello che avete in casa. E come uncinetto ho il 3,5. Per la chiusura ho usato quella chiusura a calamita, ma voi potete mettere un bottone, potete mettere, insomma, usate tranquillamente la fantasia. Se non avete in casa i materiali che io vi propongo, potete insomma poi cambiare. Anche l'applicazione io l'ho fatta in sutace, e l'applicazione potete mettere un qualsiasi cosa che a voi vi può piacere, o anche non metterla. Passo subito al tutorial. Iniziamo il lavoro avviando 30 catenelle. Qui facciamo il nodo e avviamo 30 catenelle. Ora che abbiamo avviato le 30 catenelle, aggiungiamo una catenella in più, perché sono 30 più una. Iniziamo a fare un giro di maglia bassa. Qui sono 30 più una, e su ogni punto disponibile facciamo una maglia bassa in questo modo. Qui entriamo con l'uncinetto nella catenella, prendiamo il filo e lo facciamo passare. Questo per tutti i punti disponibili. Qui continuiamo a fare la maglia bassa fino al termine delle catenelle. Adesso che abbiamo fatto tutte le maglie basse, ci alziamo di una catenella e prima di iniziare il lavoro facciamo una maglia bassa di avvio al punto che dobbiamo scegliere. Questo ci servirà per fare una cucitura, per cui iniziamo con una maglia bassa ed ora prendo il filo in questo modo e non lo lavoro, passo al punto successivo e lavoro 2 maglie basse insieme.
e una catenella, così abbiamo il nostro punto che mi piace tantissimo, il punto foglia, lasciando una catenella qui per la cucitura. Allora adesso di nuovo punto l'uncinetto sulla catenella sottostante, sul punto, prendo il filo, non lo lavoro, vado sul punto successivo e chiudo in questo modo e faccio una catenella. Questo serve ovviamente come una diminuzione, la catenella fa sì che ritornano poi tutti i punti regolari, per cui ancora punto sull'uncinetto sul punto successivo e lascio il filo sull'uncinetto, ancora e chiudo. Molto semplice, e una catenella. Questo lo farò per tutti i punti disponibili, tranne l'ultimo che farò una catenella, una maglia bassa, voglio dire, non una catenella, ma una maglia bassa, per cui ancora proseguo con l'uncinetto sul filo qui e chiudo e una catenella, ancora sul punto successivo prendo il filo, riprendo il filo sul punto successivo ancora e chiudo tutto e chiudo questa maglia bassa e catenella, ancora di nuovo faccio sempre poi la catenella dopo, per cui prendo il filo, chiudo e catenella e ancora fino al termine di tutti i punti disponibili, tranne che uno alla fine, per cui ora mi avvicino, manca ancora poco, lo faccio vedere tutto, cerco di andare lenta perché spesso mi dicono che vado un po' veloce, ma verso la fine, quando comunque ho già spiegato il punto, prendo il filo, chiudo, catenella e ancora, e a volte non li faccio vedere proprio tutti fino alla fine perché penso che annoia uno, quando ho capito il punto poi va allo step successivo. Ecco, ci siamo, ancora prendo il filo e catenella. Allora vedete, qui ne avanza una, per cui prendo il filo, chiudo, catenella e qui facciamo una maglia bassa, vedete? Questo ci servirà poi per la cucitura, se no veniva tutto un lavoro tutto storto, sinceramente non ci serve un pannello bello dritto. Ci alziamo ancora di una catenella, giriamo il lavoro, per cui sul punto sottostante facciamo di nuovo una maglia bassa ed ora rifacciamo la stessa cosa, per cui prendiamo di nuovo il filo, chiudiamo, catenella, di nuovo il filo, catenella, ecco qui la catenella, ripetiamo tutto fino alla fine, chiudo e catenella. Questo alla fine di tutto il giro, tranne che l'ultima, perché l'ultima sarà un punto basso. Allora io mi fermerò qui in questo punto e vi faccio vedere di nuovo l'avvio. Allora ecco qui l'ultimo punto, sempre le due maglie prese insieme basse, cerco di andare lenta, una catenella. Ora che siamo alla fine entriamo, vedete bene il punto, si vede benissimo, facciamo una maglia bassa
in questo modo. Ci alziamo di nuovo, giriamo il lavoro, facciamo di nuovo una maglia bassa sul punto sottostante, che è questo, facciamo una maglia bassa e ripetiamo di nuovo tutto quanto, per cui entro di nuovo punto l'uncinetto sul punto successivo e chiudo, catenella. Per cui quando facciamo la maglia bassa non dobbiamo fare la catenella, per cui andiamo subito col punto, mi raccomando, non commettiamo, ecco, questo errore, per cui è maglia bassa e dalla maglia bassa facciamo il punto foglia, ma non dobbiamo fare la catenella, mi raccomando, e per cui di nuovo l'uncinetto, metto sul filo, chiudo e catenella. Questo proseguo fino all'altezza desiderata del nostro portaocchiali e vi farò vedere, insomma, poi in centimetri quanto dovrà essere alto, e proseguiamo con il tutorial. Allora, ecco qui, ho terminato il pannello, ora vi lascio le misure, poi ovviamente dovete vedere in base ai vostri occhiali. Ora vi lascio le misure e poi vi faccio vedere con i miei occhiali come ho preso, diciamo, come ho deciso di fermarmi. Sono 23 centimetri per 17. Allora, io mettiamo il verso giusto. Ecco qui, questi sono i miei occhiali, ho preso la misura in questo modo e poi ecco qui. Poi in base ai vostri occhiali decidete la lunghezza, la larghezza, e io con i miei è perfetto, per cui questa sarà la misura giusta, cui potete aumentare i giri come preferite. Allora, io sicuramente questa parte non farò una maglia bassa, però vediamo. Allora ci alziamo, finito il giro, e controlliamo il verso giusto. Questo è davanti del lavoro, però girandolo, perché questo è l'inizio del lavoro e l'avanti del lavoro, per cui questa parte dovrà andare in avanti, vedete? Per cui devo iniziare da qui a fare un bordino. Faccio una maglia bassa, anzi no, faccio una catenella, perché faccio l'angolo, rientro, in questo modo, e su ogni punto che ho fatto faccio una maglia bassa, su ogni giro. Qui uno, entro anche nel nodino, possiamo entrare anche nel nodino qui, in questo modo, per non fare buchi. Mi tira un po' il filo, ecco qua. E proseguo su ogni giro fatto. Con questo punto io proseguo a fare una maglia bassa, poi entro qua di lato, è un po' più complicato, però invece di entrare qui che viene un bel bucone un bel buco, cerco di entrare nella parte questa, ecco qui, in maniera di non fare quel buco che veramente viene poi tirato, invece così non si vede nulla, ma se prendo il punto dentro poi alla fine si vede veramente tutto forato, per cui proseguo con maglia bassa. Scusate, non sono inquadrata bene, ecco qui. Allora, quando dovremo arrivare all'angolo, vi ricordo sempre che all'ultima maglia poi si fa una maglia, si fa un punto basso, una maglia e un punto basso, però ve lo faccio vedere l'angolo proprio per far bene l'angolo. Adesso proseguo e mi fermerò qui, vi faccio vedere l'angolo come si fa. Allora, adesso che sono sull'ultimo punto faccio una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa.
Ora proseguo su ogni punto disponibile una maglia bassa. Vediamo se mi mette a fuoco. Ecco qui, questo è l'angolo, lo faccio vedere più da vicino. Ecco qui, questo è l'angolo ed è perfetto. Noi faremo ancora questa linea e ancora questa in lato lungo e questa no, perché questa sarà di ovviamente dove metteremo l'applicazione per poter poi aprire il nostro portaocchiali, ma non c'è bisogno di fare il bordo. Mi piace molto, mi piace così. Poi vi farò vedere la decorazione. Allora, adesso ho terminato di fare tutto il giro e qui ho fatto una maglia, ho chiuso con una maglia bassissima, ecco, maglia bassa, catenella e maglia bassissima. Ora taglierò il filo e lo nascondo. Allora, fatto questo, abbiamo il dritto del lavoro e a me mi piace questa parte un po' ondulata, non l'ho voluta assolutamente coprire con il punto basso, perché mi piace così. Poi voi potete modificare, potete fare insomma come volete. Allora, adesso questo dipende anche dai vostri occhiali. Io vi faccio rivedere, metto i miei occhiali, voglio che siano comodi, per cui questo sarà il portaocchiali. Allora, l'unica cosa, ecco, che voglio fare adesso è foderare. Voi potete sia foderare che non foderare il portaocchiali. Io preferisco foderarlo con una piccola fodera. Potete anche mettere non so, un piccolo pezzettino per renderlo anche più morbido, che mettete gli occhiali, anche se non serve, potete mettere il feltro e poi ricoprirlo con un cotone o con un vellutino. Adesso decido che cosa metterci. E poi passiamo alla cucitura, per cui adesso metto una piccola fodera dentro e poi vediamo cosa decido. Posso anche decidere di fare una piccola fodera fino qui, fino alla chiusura, e poi vi dico tutte le opzioni, e questo lasciarlo completamente libero per non far vedere la fodera al limite. Insomma, possiamo fare in tantissimi modi e dobbiamo trovare quello che ci piace di più. Allora, adesso io ho deciso di mettere la fodera, voi potete decidere anche di non metterla. Allora, io ho appuntato e ho preso le misure per la fodera, però stavo pensando di mettere questa chiusura, è completamente diversa. Allora, avevo pensato di mettere questa chiusura. Ho paura che può dar fastidio agli occhiali, infatti ragionavo se era meglio un bottone, io ragiono con voi, mettere qua una piccola asolina con un bottone che invece di pigiare, oppure comunque questa è a calamita e comunque non c'è bisogno, va al suo posto. Per mettere questi ovviamente lo dobbiamo mettere prima della fodera. Questo ve lo spiego perché prima che se non avete comunque la macchina da cucire, comunque fate tutto a mano, anche con un filo nylon o con un filo insomma con lo stesso colore. Questo ovviamente lo dobbiamo mettere prima. Questo verrà inserito con delle pinze inserite prima della fodera e andrà chiuso e messo il cerchietto dietro. E invece questo dovremo tagliare la fodera un pezzettino, ma proprio con le forbicette, farlo entrare e poi chiudere e mettere dietro questo. Allora dobbiamo un attimino decidere, perché se questo lo mettiamo così vedono le stanghette qui di fuori e non va bene, oppure possiamo mettere quello che si cuce a farfalla, ma non ce l'ho di questo colore. Insomma, adesso devo decidere, ma preferisco mettere questo. Allora procedo. E io sicuramente probabilmente lo cucirò a macchina, e se voi non avete, ripeto ancora, per cucire a macchina potete prendere con gli spillini e cucirlo a mano senza problemi. Allora man mano vi faccio vedere. Io l'ho cucito a macchina, ho tagliato un pochino la stoffa, ma pochissimo, con le forbicette, l'ho messo, ho chiuso e ho bloccato con questa placchetta. Comunque questo è, ovviamente vi faccio vedere in questo modo, però dobbiamo mettere anche la parte opposta prima di cucire. Allora adesso appunto
bene con i spillini o con quello che avete senza problemi, appunto, in maniera di tenerlo fermo. Cerco di capire poi con i marcapunti quanto deve essere, diciamo, la chiusura, la padellina che va sopra, e in base a quello io attaccherò questo e prenderò la misura in questo modo. Però prima devo essere sicura, non posso cucire la fodera, e poi cuciremo i laterali. È molto semplice per prendere la misura, appunto prima la fodera, prendo con i marcapunti quali sono i punti in cui io voglio lasciare lo spazio con il centimetro. Quello decidete voi in base all'occhiale. Io ho un occhiale molto piccolino, per cui non mi serve diciamo molto ampio. Tramite questo faccio in questo modo, prendo la misura, lo stacco e so che la misura è questa, entro e lo fisso e poi faccio la cucitura e poi le cuciture laterali, per cui questo in base sempre a quanto l'avete fatto grande e alle misure del vostro occhiale. Ho messo la videocamera tutto storto, va bene, è uguale, passiamo oltre. Allora, adesso che ho messo sia la chiusura, ho appoggiato gli occhiali per vedere bene la misura, con il marcapunti ho preso contato le stesse catenelle con la stessa misura da tutte e due le parti. Allora, adesso prendiamo il lavo e un pezzettino di filo, prendo questo che è giallo, sposto solamente a fuoco, prendo questo ago giallo che almeno si vede quando poi lo passo, se ce la faccio, tolgo ed è qui, per cui fisso il filo. Di solito io faccio anche un piccolo nodino, allora esco dalla prima costa, vi faccio vedere sempre la classica cucitura, qui da qui prendo la costa, quella che è più vicina, facendo non fare passare il filo come lo sto facendo passare io, ok. Proseguo fino ad arrivare a tutti i punti fino ad arrivare qui e fissare il filo, per cui cucio tutta la parte anche dalla parte opposta, senza che vi faccio vedere insomma fino alla fine perché è talmente semplice. Vedete, prendo costa per costa a zig zag fino al termine dei punti. Fatto questo, lo farò anche dalla parte opposta. Ecco qua, allora ho terminato, l'ho appuntata con un piccolo ago per farvi vedere. Ora devo cucire e rifinire. Questa sarà l'applicazione del nostro portaocchiali. Comunque se vi interessa posso fare dei piccoli tutorial di soutache, basta che me lo diciate, io insomma vado di questo, trovate anche il tutorial. Ora l'ho messo con un ago, ora lo farò passare con il filo, lo devo appuntare bene, devo decidere se lasciarlo
giallo morbido oppure no, comunque sicuramente alla presentazione vi farò vedere, già vi ho fatto sicuramente vedere. Allora, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è comodissimo e poi molto molto elegante. Allora, io vi saluto, sono molto contenta perché ho trovato un qualcosa che mi diverte da morire, per cui vi ringrazio dei complimenti, vi ringrazio che mi sostenete anche il canale. Ricordatevi di attivare la campanella perché molti mi dicono che non vi arriva la notifica. E un bacione a tutti e tanti altri tutorial stanno per arrivare. Un bacio, ciao!